Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Bentornati sul canale o benvenuti a chi passa per la prima volta sul canale sotto questo video. Napoli-Inter, al momento mancano 3 minuti alla fine del match, 4 minuti alla fine del match, 3-0 per i nerazzurri stasera in orange e Napoli con la casacca azzurra. Non so come cominciare e da dove cominciare. Non gira per niente. Prendi una traversa e una grandissima parata di Sommer nel primo tempo. Un Napoli che nel primo tempo ha, lo posso dire, dominato sotto tutti i punti di vista. Un grandissimo primo tempo. Nel secondo tempo poi ci sono state delle cose da rivedere, ma viene tutto in base a una concatenazione di eventi. Il primo gol dell'Inter era da andare a rivedere, Lautaro su Lobotka. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, perché hai comunque perso 3-0, sicuro. Ovviamente episodi da andare a rivedere, il gol lo potevi annullare, tutto quello che volete. Però nel secondo tempo c'è una fase difensiva assolutamente da rivedere, soprattutto con la mediana che ha coperto, ma non troppo, diciamo, la linea difensiva. Però tutto viene da, da un possibile 1-1 con calcio di rigore, a mio avviso, solare su Osimhen. Nemmeno siamo andati a rivederlo qui perché il fenomeno ha deciso di fare il fenomeno massa. Io non sto qui a puntare il dito contro la classe arbitrale che per me era scarsa, è scarsa e rimarrà scarsa in Italia. Il fatto è che prendiamo poi il secondo gol e si chiude la partita. Il terzo gol è frutto di un Napoli che ha speso tantissimo tutta la partita. Ovviamente hai di fronte una squadra che crea tantissimo e quando si presenta sotto porta 90 su 100 la butta dentro, crea occasioni nitide da gol, quindi non possiamo, non possiamo fare altro che accettare questa sconfitta, che secondo me è la cosa più difficile per come abbiamo giocato, perché abbiamo, almeno io, credo di aver visto il miglior Napoli della stagione stasera. Mi direte, ma avete perso 3-0, il miglior Napoli? Io ho visto un primo tempo a sprazzi anche nel secondo, ma l'ho già detto, il secondo è in base a una concatenazione di eventi. Comunque abbiamo fatto 60 minuti ottimi, poi ci siamo slegati un tantino, voi qualcuno che perde un po' di lucidità, voi l'Inter che ti ha aspettato ed ha azzannato alla prima occasione possibile e tutte le palle che alla fine hai portato in area di rigore le hai buttate dentro. Il primo gol è un grandissimo gol di Cialanoglu, è vero che non c'era nessuno a coprire sul tiratore, ma per come, per la dinamica dell'azione, purtroppo il tiro ci stava, Cialanoglu era solo, completamente fuori l'area di rigore. Sappiamo cosa ha nel destro il regista, vogliamo chiamarlo così, dell'Inter, che a me piace tantissimo come calciatore, Cialanoglu, per caratteristiche e per ciò che ti può dare in campo. Fatto è che è una sconfitta che ci tira fuori dalla corsa. Sì e no, il campionato è sì è ancora lungo, però adesso i punti cominciano ad essere veramente tanti. Dobbiamo cominciare a vincere queste partite, almeno quando giochiamo bene dobbiamo portare punti a casa. E stasera, alla fine, per ciò che abbiamo visto in campo, se vogliamo metterla sui meriti, forse il Napoli meritava qualcosina in più dell'Inter, o forse un pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Facciamo un tempo per parte, anche se non sono tanto d'accordo, però un tempo per parte, una partita che poteva uscire, diciamo, con un punto da una parte e un punto dall'altra, che non avrebbe assolutamente risolto eh,
la situazione in casa Napoli o avresti recuperato, anzi perdevi comunque 2 punti sulla Juve, 2 punti sul Milan, 2 sulla Fiorentina, 2 sulla Roma, ne abbiamo persi 3 su tutte e quindi molto male a livello di classifica la partita, però mi tengo stretto e mi auguro che il Napoli, Mazzarri e tutti i calciatori facciano lo stesso, di tenersi stretta questa prestazione e di tenersi stretto il diciamo la pezza che abbiamo messo per arginare appunto l'Inter a sinistra non avendo il terzino. Nathan ha fatto una grandissima partita, a mio avviso. Ci sono errori da addebitare alla linea difensiva, alla fase difensiva, sui gol presi dall'Inter. È vero che prendiamo troppi gol, però non mi posso appellare ad un Napoli che ha sbagliato stasera in fase di impostazione di partita, come è entrato in campo. È stato un Napoli che ha fatto quello che doveva fare e quello che poteva. Poi, ripeto, gli episodi li lascio commentare a voi qui sotto se volete, sperando che non passi il qualunquista di turno e non mi venga a parlare di calcio, perché poi lì ci saranno risposte ovviamente in base a come uno si pone nei commenti. Parlo ovviamente di qualche tifoso avversario che potrebbe transitare, diciamo, sotto questo video. Complimenti all'Inter, perché l'Inter ci crede sempre, l'Inter non muore mai, l'Inter comunque saresti andato uno sopra e comunque ti dovevi aspettare la reazione, non lo possiamo mai sapere come sarebbe andata la partita. Fatto è che sul gol, sull'1-0 c'è un episodio a centrocampo da andare a rivedere e non voglio neanche appellarmi tanto a quello, manco ho detto, non voglio neanche appellarmi tanto a quello perché lasci correre, l'azione continua, si parla comunque di un minuto, un paio di minuti di gioco dopo, hai preso il gol e va bene, però il calcio di rigore lo devi andare a rivedere. Lo devi andare a rivedere nella maniera più assoluta, perché un fallo in aria è una situazione dubbia, tu l'hai battezzata non calcio di rigore, tu Massa devi andare al VAR e lo devi andare a rivedere, o meglio, in questo caso credo sarebbe il VAR che ti deve richiamare, ma tra protocolli e chi chiama chi in Italia non si è mai capito niente e continuerà a non capirsi niente da questo punto di vista. Resta la delusione. Sono stato anche abbastanza lucido per lasciarvi questo video post partita. Ho solo analizzato alcune situazioni. Vi invito domani sera 18:45 saremo in live per un ampio post partita con anche due tifosi dell'Inter. Facciamo questo salottino misto così vedremo loro cosa hanno da dirci e noi ci difenderemo. Non è un duello, è parlare di calcio, diciamo, in maniera pacata, educata, analizzando poi tutti gli episodi della partita. Vi rinvito domani, non mancate ragazzi, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella delle notifiche, ciao!